Molti apprendisti chitarristi, quando provano a fare un accompagnamento o un assolo, si ritrovano sempre a suonare le stesse cose. Le idee sono poche e suonano su e giù meccanicamente. Ti ci ritrovi? Nel video scorso abbiamo trovato gli accordi della tonalità. Oggi li smontiamo per trasformare i tuoi assoli e le tue ritmiche usando le triadi. Ma non vedremo solo la teoria. Tra poco infatti ti mostrerò come queste 3 note possono sbloccarti già da oggi e senza sforzo. Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e siccome nel video precedente me l'avete chiesto in tanti, oggi parliamo di triadi. Io sarò velocissimo e andrò dritto al punto. Voi però mi raccomando, guardate tutto il video perché solo così, alla fine, cambierete per sempre il vostro modo di vedere la chitarra. La triade è semplicemente la formula magica 1, 3, 5. Il bello è che già la suoni ogni volta che prendi un accordo. Guarda il classico accordo di Do maggiore. Se lo smonti, sulla quinta, quarta e terza corda trovi 3 note: Do, Mi e Sol. Questa è una triade maggiore, dalla sonorità allegra e solare. Do è il primo numero, Mi è il terzo, Sol è il quinto. La nota fondamentale che dà il nome all'accordo, il Do. La terza, la nota che dà il carattere, il Mi. E la quinta che completa il suono. Fondamentale, terza e quinta. Tutto qui. Ma adesso vediamo cosa succede se la modifichiamo un po'. Una triade maggiore, quindi allegra e solare, può diventare una triade minore, triste e cupa, semplicemente abbassando la terza di un tasto. Per cui se abbassiamo la nota Mi di un tasto diventa Mi bemolle. Adesso hai la triade di Do minore. Niente di complicato, solo una nota che scende di un semitono. E naturalmente una triade la puoi suonare in 2 modi diversi, come accordo, suonando tutte e 3 le note insieme, oppure come melodia, una nota alla volta. Sono sempre le stesse 3 note, ma 2 modi completamente diversi di usarle. Vediamo quindi come suonare le triadi facilmente su tutto il manico, usando questa volta soltanto le prime 3 corde. Ma fermatevi un secondo, vi state chiedendo, ma perché devo imparare la triade se già so fare il barré? Ascolta, prendi il Do con il barré al terzo tasto. Fatto? Ok, perfetto. Adesso dimmi quanto tempo puoi tenerlo prima che inizi a farti male la mano. Scrivilo qua sotto. 5 secondi? 10 secondi? 1 minuto? E se devi suonare una canzone intera piena di barré? Sicuramente la mano inizia a soffrire. Adesso invece smontiamo questo accordo e prova la triade di Do maggiore sulle prime 3 corde. Do sulla terza al quinto tasto, Mi sulla seconda sempre al quinto e Sol sulla prima al terzo tasto. Come vedi? È lo stesso accordo, lo stesso suono. Quanto tempo puoi stare in questa posizione? Praticamente all'infinito. Zero fatica, zero dolore e il suono è completo, definito e in molti casi è esattamente quello che ti serve. E già so che voi ve lo state chiedendo. Perché suonare solo su queste 3 corde? I motivi sono essenzialmente 3. Il suono è completo, la tua mano non fatica nell'accompagnamento e il suono è più pulito, meno impastato. E qui arriviamo al valore reale. Le triadi ti permettono di bucare il mix. Se suoni quindi con altri strumenti, dal vivo o in studio, la tua chitarra si sente chiaramente. Questo è uno dei segreti per non scomparire nel mix e valorizzare davvero la tua musica. La prima forma della triade di Do maggiore che abbiamo appena visto si dice allo stato fondamentale, per cui fermati un attimo, prendi la chitarra e suona queste 3 note con me. Proviamo ora a trovare la stessa forma ma usando la triade di Fa e la triade di Sol. Basta visualizzare la nota fondamentale sulla terza corda e spostare tutta la triade. Andremo a suonare il Fa e il Sol. E se non conosci le note sulla tastiera ti lascio in descrizione il link al video su come imparare facilmente tutte le note sulla chitarra con un semplice trucco. Questo spostamento di forma è utile ad esempio in alcuni generi come il reggae o lo ska. Ascolta. Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, prendete una triade e armonizzatela sul pulsante. Mi piace! E do
doppio mi piace e non azzardatevi mai a iscrivervi a questo canale, non vi voglio. Sappiate però che soltanto a 100.000 iscritti vi dirò perché non dovete iscrivervi al canale. Mai! Ora devi sapere che esistono altre due forme della stessa triade, sempre su queste prime tre corde. Le note sono sempre le stesse e cambia soltanto l'ordine e ricavarle è molto semplice, basta infatti spostare ogni nota della triade in avanti sulla nota successiva. In questa forma al basso la nota più grave è questa ed è la terza. Ora la triade si dice che è in primo rivolto. Senti la differenza? Triade allo stato fondamentale, triade in primo rivolto. Facciamo un secondo esercizio, passa da Do a Fa a Sol. Per trovare queste due posizioni controlla sempre la nota fondamentale che questa volta sta sulla prima corda. Cambia il suono quando riordini le note in modo diverso e questo è un altro trucco che i professionisti usano per dare una sonorità diversa che può essere anche più interessante. Infine vediamo la terza forma, il triangolo rovesciato. Partiamo infatti da questa posizione e andiamo avanti. Anche qui passiamo con la stessa forma da Do a Fa a Sol. Ricorda sempre che la nota fondamentale che ti dice dove prendere la posizione della triade ce l'hai adesso sulla seconda corda. Non è teoria complicata, non è un esercizio noioso, sono le triadi che vi ho appena mostrato, suonate con il ritmo giusto e creando così una parte che funziona in una determinata canzone o in un genere musicale. E qui ragazzi arriva il momento che più mi piace, suonare le tre forme senza spostarci. Prendiamo una zona del manico, ad esempio in questa posizione troviamo la triade di Do qui, la triade di Fa in questa posizione e la triade di Sol in quest'altra posizione. Adesso so già cosa stai pensando. Alessandro, sono troppe forme. Ma guarda la magia, non devi più correre su e giù per il manico. Il vero segreto infatti è che puoi trovare tutto quello che ti serve restando fermo nella stessa posizione. Prendiamo quindi la stessa progressione di prima, Do, Sol, Fa, poi scegliamo la zona centrale. Zona più acuta. L'obiettivo è rimanere sempre nella stessa zona del manico combinando le forme e questo ragazzi è un altro segreto dei professionisti, l'economia di movimento, senza saltare da una posizione all'altra come un principiante. Se all'inizio non riesci a cambiare subito, non mollare, con un po' di pratica le tue dita sapranno automaticamente dove andare. E qui ragazzi arriva il trucco, non suonare tutte e tre le note di fila come un robot, suona le prime due, fai una pausa e poi la terza. Fai una pausa più prolungata, poi le altre due insieme. Insomma, il punto è aggiungere ritmo e respiro tra le note e non suonarle meccanicamente. Ma ora arriva il bello, guarda dove si nascondono le triadi nella pentatonica che già conosci, ad esempio al primo box. Molti pensano infatti che siano due mondi separati, ma tra un attimo ti mostrerò il ponte invisibile che le unisce e che trasforma una scala noiosa in una melodia che emoziona. E qui ti anticipo un altro argomento interessante, se invece di suonare una nota alla volta ne suoni due insieme, che cosa succede? Hai quel suono alla Jimi Hendrix o John Mayer che tutti amano. E questa tecnica è detta double stop. Ragazzi, se raggiungiamo almeno 100 commenti con scritto voglio double stop, nel prossimo video vi mostro esattamente
Come fare? Per ora ricordati questo, le triadi sono la base per tutto il resto. Fermiamoci un secondo quindi. Finora abbiamo imparato le forme e adesso facciamo il salto di qualità. Se finora infatti avete suonato la pentatonica a caso, senza consapevolezza, questo è il momento in cui tutto cambia. Basta quindi fare ginnastica su e giù sulla tastiera con gli esercizi tecnici, da oggi in poi con le triadi comincerai a suonare della musica vera e chi ti ascolta non sentirà soltanto una sequenza di note, ma una melodia che potrà anche cantare. E questo è il passaggio che vi porta da imparare a creare. Vediamo quindi come usare tutto in un piccolo assolo. Partiamo dalla stessa progressione di prima, Do, Sol e Fa. Primo passo, prendi lo schema della pentatonica. Visualizza e suona le note delle triadi di ogni accordo. Do, Fa e Sol. Secondo passo, suona la pentatonica e inserisci le note della triade. Non dappertutto, ma soltanto dove serve. E qui ragazzi arriva il trucco più importante. Termina ogni frase della pentatonica su una nota della triade. Se stai ad esempio suonando sulla triade di Sol, che troviamo in questa posizione, la tua frase finirà sulla nota Sol, sulla nota Si o sulla nota Re. E se le note Sol e Re fanno parte della pentatonica, aggiungendo la nota Si, dà al tuo assolo una consapevolezza maggiore. Respira, cerca di creare delle frasi melodiche, pensale, cantale e poi riparti. Senti come cambia tutto. Prima di darti il piano d'azione per i prossimi 5 giorni devo farti sentire una cosa. Ascolta questo, triade di Do, triade di Sol e triade di Fa. Adesso senti lo stesso ma con il trucco di Hendrix, quindi con dei double stop. Senti la differenza? Questo è quello che succede quando le triadi incontrano la tecnica dei double stop. Le triadi che stai imparando adesso sono soltanto la base. Il trucco di Hendrix cambierà per sempre il tuo modo di suonare. Scrivi voglio i double stop, se superiamo i 100 commenti ne parliamo nel prossimo video. Ragazzi, pensate di essere pronti per questo passo? Se volete sapere esattamente a che punto siete nel vostro percorso, scaricate la mappa in 9 livelli qui sotto, trovate il vostro livello attuale e se ancora non l'avete imparate usate le triadi come leva per salire di un gradino. Già da domani la guida è gratuita e vi dà la direzione che vi serve. Vi lascio il link in descrizione. Ma ecco il piano di studio che vi avevo promesso per i prossimi 5 giorni, 10 minuti al giorno, niente di più. Primo giorno, suona soltanto la prima forma della triade di Do, di Fa e di Sol. Molto lentamente, memorizza dove sono le dita e non correre. Secondo giorno, aggiungi la seconda forma e passa da una forma all'altra, senza interruzioni. Mi raccomando, respira tra una progressione e l'altra. Il terzo giorno, aggiungi la terza forma. Ora puoi stare fermo in una zona del manico e suonare tutte e tre le forme di Do, Fa e Sol senza spostarsi. Il quarto giorno prova a creare degli arpeggi, delle ritmiche, non suonare quindi le tre note tutte insieme, cerca di creare una parte che funziona sulla base magari su cui stai suonando, quindi aggiungi del ritmo e aggiungi il respiro. E il quinto giorno visualizza le tre forme sovrapposte alla scala pentatonica. E improvvisa cadendo su una nota della triade, sempre sulle prime tre corde. Provaci e fammi sapere com'è andata. Ma aspetta un secondo. Quello che hai appena ascoltato è quello che succede quando combini le triadi che stai imparando adesso con la tecnica giusta. Nel prossimo video quindi vi mostrerò esattamente come trasformare quello che stai facendo adesso in quel suono graffiante e tipico di chitarristi come John Mayer o Jimi Hendrix. Scrivete però qui sotto voglio i double stop.
ma ricorda, tutto parte da qui. Ti do 5 giorni, 10 minuti al giorno, poi torna qui e scrivimi com'è andata. E se ancora non conosci il trucco per trovare subito tutte le note della chitarra, allora clicca il video qui sotto. Noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao ragazzi, buona musica!